L'ultima sessione era terminata con voi che vi eravate addormentati in questa foresta. Ormai è l'alba, ma la luce filtra a malapena fra la fittissima boscaglia. L'oscurità e le tenebre vi circondano e per tutta la notte avete avuto la sensazione di essere costantemente osservati. Regola, tu sei prima a svegliarti, ma ti rendi conto che c'è qualcosa di ben più inquietante. Accanto a te non c'è più il personaggio di Bardo, ma un giullare dalle vesti nere e rosse, numerosi campanelli attaccati ovunque ed un sadico sorriso. Cosa? Prendo la mia spada? Quale spada? La mia spada! Quando provi a prendere la tua spada, ti rendi conto che non c'è più la tua fidata arma, ma un'asta, una lancia da cavaliere, con soprappesa una bandiera, raffigurante il simbolo del tuo dio. Bardo, anche tu ti risvegli, ti accorgi del tuo aspetto mutato e ti accorgi che anche il personaggio di Regola si è trasformato. Ora è un uomo con degli occhi bendati ed una grande lancia da cavaliere accanto a sé. Fammi un tiro di percezione. Ho fatto 15. Ti rendi conto che intorno alla vostra tenda c'è un qualche animale che ringhia verso di voi. Una volta fuori dalla tenda, vedete 3 enormi bestie, un leone, una lince ed una lupa, che vi guardano con fame rabbiosa, al punto che sembrano far tremare l'aria già cupa e buia della foresta. Tirate iniziativa. Master! Ma dove siamo? Benvenuti in un posto dove perderete ogni speranza, in un posto in cui il peggior nemico sarete voi stessi. Benvenuti all'inferno. Bentornati su Esempi di Ruolo, io sono Stefano. Oggi puntata speciale dedicata alla nuovissima ambientazione per D&D quinta edizione, ovvero Inferno, Dante's Guide to Hell. Piccola parentesi, questo video non è un product placement, una pubblicità. Nessuno mi sta pagando per fare questo video. Sì, l'IBAN poi ve lo do dopo, non vi preoccupate. Oggi vedremo i cardini per interpretare un personaggio all'interno di questa bellissima ambientazione italiana al 134% e cosa cambia da una normale sessione D&D attraverso 2 esempi. Una donna che per tutta la vita ha creduto di compiere il volere del suo dio ed un uomo che ha accumulato troppe conoscenze e tesori. Attualmente le uniche informazioni in nostro possesso riguardo a questa ambientazione sono quasi tutte contenute nel Quick Start, ovvero un documento di qualche decina di pagine che deve dare l'idea del regolamento e dell'ambientazione. Se volete leggerlo, il Quick Start è scaricabile gratuitamente dal link in descrizione. Tutto quello che è al di fuori di questo Quick Start, come le situazioni che vivranno questi 2 personaggi di esempio, le ho ambientate di sana pianta, prendendo ispirazione dalle informazioni contenute nel Quick Start, dalla letteratura dantesca e anche dalla esperienza, dalle sensazioni che ho provato durante le giocate per testare questa ambientazione. In primis, cos'è questo Inferno, Dante's Guide to Hell? È un'ambientazione per Dungeons & Dragons quinta edizione, con l'aggiunta e la modifica di alcune regole vi permetterà di rivivere il viaggio che ha fatto Dante nell'inferno, dalla selva oscura fino al lago ghiacciato del Cocito, il fondo dell'inferno, l'unica via d'uscita da questo terribile posto. Perdendovi nella selva oscura, il vostro aspetto, la vostra natura cambierà. Potreste diventare degli smarriti, simili agli esseri umani, il cui unico scopo è quello di arrivare sul fondo del baratro infernale e da lì uscirne. Quello che sarete prima di arrivare nell'inferno non conterà elfi, bardi, nani, tutto ciò non conta. Il vostro aspetto cambierà ulteriormente assumendo degli archetipi, le cui abilità e poteri saranno quanto più simili al più grande peccato che avete commesso nella vostra vita e che vi ricorderanno costantemente il flagello che vi attende se doveste fallire in questo viaggio. Per esempio, avete tradito la vostra patria, la vostra famiglia, avete infranto un voto sacro o un giuramento, la selva oscura vi trasformerà in degli esidiati. Avrete delle armi fatte con ossa di animali a ricordarvi che per il vostro peccato siete più simili a bestie che a uomini. Avrete sempre freddo e la vostra pelle sarà azzurra, quasi assiderata. Un avviso di quello che vi attende nel gelo del 9° cerchio dell'inferno, quello dei traditori. Lì sarà per voi la prova più dura. Pensate di essere degli sfortunati? No. Il primo amore
vi ha concesso la possibilità di vedere i vostri peccati, di affrontarli e quindi di avere una possibilità di uscire da questo inferno. Inoltre vi ha donato quello che non è concesso a nessun altro dannato, la speranza. Finché ci sarà questa luce dentro di voi, simboleggiata da un punteggio all'interno della scheda, avrete sempre la possibilità di uscire a rivedere le stelle. E l'inferno farà di tutto per togliervi quella speranza. Non vuole uccidervi o massacrarvi, vuole farvi affrontare le vostre peggiori paure, vizi, peccati e farvi cedere. Se cederete, se perderete tutta la vostra speranza, il vostro viaggio terminerà e diventerete dei dannati dell'inferno. Ma non disperate, a condurvi in questo viaggio ci sarà una guida che, oltre a indicarvi qual è la via per arrivare sul fondo dell'inferno, vi indicherà anche come recuperare speranza, facendo appello alle vostre virtù e alle vostre qualità positive. Vedremo subito attraverso 2 esempi come è possibile perdere o guadagnare speranza all'interno di questo lungo e incredibile viaggio. Cominciamo subito con Teresa d'Albanova. Teresa d'Albanova, prima di entrare nella Selva Oscura, faceva parte di un gruppo di inquisitori. Con il nome di Dio sulle labbra, ha ucciso decine e decine di eretici, calpestando il valore di compassione e pietà. Per quanto abbia sempre riuscito a mantenere a freno la rabbia e le passioni, ed è sempre stata pronta ad obbedire, non ha mai mosso un dito quando ha visto delle violenze perpetuate su anziani e bambini. Anzi, è sempre stata premiata e si è vantata del suo zelo e della sua dedizione. La Selva Oscura l'ha mutata, facendole assumere l'archetipo della santa. Ha un'aureola d'argento sulla testa, simbolo della sua vicinanza al Signore, ma anche della falsa santità in terra che lei ha cercato di perseguire. Ha sempre sugli occhi una leggera benda che non la privano della vista, ma essendo il suo sguardo pieno di speranza potrebbe dare sollievo ai dannati, e questo non è permesso. Deve sempre portare con sé un'asta, una lancia da cavaliere, con sopra una bandiera raffigurante il suo Dio. Indossa un'armatura splendida e scintillante a rappresentare anche quello zelo e quella dedizione che l'hanno condotta sulla via del peccato. In questo momento ci troviamo nel posto peggiore per Teresa, nel terzo girone del 7° cerchio, dove sono puniti i violenti contro Dio. Teresa osserva con terrore ciò che la attende se dovesse fallire questo viaggio. Una enorme distesa di sabbia resa ardente da una incessante pioggia di fuoco, e in questo enorme deserto infuocato i dannati che si consumano dal dolore e dalle bruciature. Un dannato riconosce il simbolo sulla bandiera di Teresa e si avvicina. Quando è a portata di vista della santa, questa rabbrividisce. Riconosce in questo dannato il vescovo, il suo vescovo, dal quale ha ricevuto numerose missioni, sempre portate a termine con grande precisione. Ovviamente il dannato non riconosce Teresa perché ha un aspetto e una voce totalmente diversa, ma quest'ultima si avvicina al vescovo inginocchiandosi e dice: «Eccellenza, non mi riconoscete? Sono io, Teresa d'Albanova, colei che ha portato a compimento numerose missioni per il suo nome e nel nome di Dio». Il vescovo, a sentire queste parole, riconosce Teresa e comincia a ripetere il suo nome più e più volte, ricordandole anche le numerose imprese delle svolte sul mondo terreno. Oltre al vescovo cominciano ad adunarsi intorno alla santa un gruppo nutrito di sacerdoti, chierici ormai defunti che hanno collaborato con e per Teresa. Questi dannati creano quasi un coro di complimenti, di lodi nei confronti dello zelo di Teresa. Sentendo tutte queste voci che la adulano e che si complimentano per il suo lavoro svolto in maniera certosina, Teresa si lascia un po' andare e dice: «Lo sapevo che quello che avevo fatto in terra era giusto. Nel nome del Signore ho fatto cose terribili, è vero, ma cose giuste. E le vostre parole mi lusingano». Teresa, un po' per imbarazzo, porta la sua mano sulla sua faccia e tocca le bende che gli coprono gli occhi. Toccando quello che è uno dei suoi emblemi infernali, si ricorda perché il primo amore gli ha dato questa sembianza, questo emblema sugli occhi, per ricordargli che questo zelo, questa sua estrema efficienza l'hanno resa cieca e l'hanno condotta sulla via della dannazione. Riprendendosi, Teresa cerca di allontanare questi dannati. I dannati che erano lì fanno cadere la maschera e si rivelano degli emissari dei diavoli che erano stati inviati lì per far cadere in tentazione Teresa e gli altri viaggiatori. Inizia un furioso combattimento, ma alla fine Teresa e i suoi compagni hanno la meglio. Teresa ora potrà proseguire,
fiera del fatto che è riuscita a non cadere preda dei vizi che aveva sul mondo terreno, a fare appello alle sue virtù e a seguire la via che il primo amore le ha mostrato. Come si interpreta Teresa? Innanzitutto lo strumento di scena. Io ho utilizzato, come avete visto, un'asta simile a quella per appendere i panni negli armadi. Se non doveste avere uno strumento del genere, potete tranquillamente fare finta di tenere salda nelle vostre mani un'asta o un bastone. La voce di Teresa è fiera, tranquilla, scandisce bene le parole e sorride quando sente che le lodi che lei riceveva sul mondo terreno stanno tornando. Inoltre si erge maestosa, fiera quando sente queste voci lodarla e osannarla. Cambia atteggiamento quando tocca uno dei suoi emblemi infernali. I suoi occhi si spalancano quando capisce che quella che ha davanti a sé non è una lode, ma una tentazione che l'inferno le ha messa davanti per farle perdere speranza e quindi farla diventare una dannata. Passiamo dal settimo al quarto cerchio, dove in questo momento c'è un altro viaggiatore, Saverio, che sta affrontando letteralmente i suoi demoni interiori. Saverio, nel mondo terreno, era uno studioso, un ricercatore dell'occulto. Per tutta la vita non ha fatto altro che accumulare libri, manoscritti, artefatti, per il solo piacere di possederli. Nonostante questa sua dedizione all'occulto, non ha mai smesso di credere che esistesse un piano divino per tutti. Nella selva oscura ha assunto l'archetipo dell'illuminato, un uomo dallo sguardo avido e meschino, con indosso abiti riccamente decorati di pietre preziose e gioielli che aumentano di peso con il procedere del viaggio di Saverio, simbolo non solo delle ricchezze che lui ha accumulato gravando il peso della sua dannazione, ma anche della punizione che lo attende nel quarto cerchio. In questo momento Saverio sta affrontando insieme ad altri viaggiatori dei demoni che, muniti di potenti libri degli incantesimi, stanno letteralmente flagellando questi viaggiatori. Uno dei demoni viene sconfitto e il suo libro degli incantesimi finisce proprio accanto a Saverio. L'illuminato è molto tentato, sta vedendo questi incantesimi all'opera su di lui e contro i suoi viaggiatori e sa che in quelle pagine sono nascosti grandi e occulti poteri. Sa anche che utilizzandoli potrebbe rigirare l'esito dello scontro a suo favore. E allora che fa? Prende il libro e comincia a dire: sì, questo è un segno del primo amore, dobbiamo combattere il fuoco con il fuoco, solo così il nostro viaggio giungerà al compimento. E in effetti, utilizzando questo potente libro degli incantesimi, la battaglia viene vinta da Saverio e dai suoi compagni. Quando questi ultimi si accorgono che l'illuminato ha utilizzato uno dei libri dei demoni, gli dicono di lasciarlo lì, perché molto probabilmente è soltanto un modo per l'inferno di far perdere speranza a questo vecchio cercatore. Saverio li tranquillizza dicendo: non vi preoccupate, miei compagni, non è mia intenzione indulgere in tentazione. Lascerò questo libro a terra, con tutti i suoi segreti. In realtà Saverio sta ingannando se stesso, ma anche i suoi amici. Di nascosto infilerà il libro nella sua borsa e quando i suoi amici riposeranno, lui ne approfitterà per studiare ancora di più quella magia occulta. Saverio non si renderà conto che non solo così facendo mentirà ai suoi compagni, ma indugiando su quelle nere pagine di magia occulta ricadrà ancora una volta in quel peccato per il quale sarà condannato se non porterà a compimento questo viaggio, facendo affievolire così la fiamma della speranza dentro di lui. Come si interpreta Saverio? Innanzitutto gli oggetti di scena. Potete utilizzare degli occhiali, quelli che avete addosso, o ancora meglio dei vecchi occhiali, magari piccolini, da mettere sulla punta del naso, come ad indicare che lo sguardo dell'illuminato è sempre fisso sull'oggetto di cui lui è tanto desideroso. Oggetto che nel caso di Saverio è un libro, perché lui è un avido ricercatore di informazioni, ma potrebbe anche essere un qualsiasi altro oggetto per cui lo smarrito viene tentato, gioielli, preziosi, qualsiasi cosa. Le spalle di Saverio inoltre sono piegate su se stesse, un po' ingobbito perché appesantito dalle pietre preziose e gioielli che ha addosso. Infine la voce di Saverio è una voce da anziano, molto gutturale, ma ferma, sicura, come quella di un anziano saggio che prodiga consigli. Ma non si renderà conto che quei consigli sono in realtà bugie che dice a se stesso e agli altri, e che molto probabilmente lo porteranno sulla via della dannazione eterna. Bene avventurieri, anzi viaggiatori, l'ispirazione di oggi è terminata.
Se volete vedere una one shot dedicata a questa ambientazione, potete venire ad assistervi, potete venire a vederla il giorno 23 aprile, venerdì alle ore 9, sul server Discord dei Common Masters. Io vi parteciperò in qualità di giocatore. Inoltre questa ambientazione di Dante attualmente è in Kickstarter, cioè essenzialmente stanno raccogliendo i fondi per sostenere questo progetto. Vi lascio il link in descrizione per qualsiasi informazione aggiuntiva voi vogliate ricercare. Purtroppo questo sarà l'unico video di questa settimana, ci sono diversi progetti in cantiere che mi stanno prendendo molto tempo, ma su quali vi parlerò in futuro, potete starne certi. Vi auguro tanti eventi naturali. Alla prossima avventura! Master, ma che figata questa ambientazione! Ma quindi io sarei l'archetipo del bardo smarrito? Beh sì, per assurdo il tuo peccato è uguale alla tua classe, di che non dovrebbe stupirci. Che stia sbagliando tutto. Regola, tutto a posto? No, niente, possiamo continuare la sessione.